Ma la Nikon? Com'è? Ho provato la Nikon Z8 per un mese, Nikon in Italia me l'ha mandato solo per fare dei test, quindi non pagano questo video. Io ho la totale libertà di dire tutto quello che penso su questa camera dopo averla usata appunto per un mese e dopo 5 anni che utilizzo solo Sony. Ho avuto modo di usare e lavorare con le Lumix, anche con le Blackmagic, ma in generale nei 5-6 anni di carriera ho preferito le Sony. Appena è uscita la Z8 però ho detto, lì mi ha incuriosito un pochino, quindi sono contento di aver avuto modo di togliermi qualche dubbio e togliermi qualche curiosità. Passerei mai da Sony a Nikon? Come è strutturato questo video? Vi parlerò dei pro e contro che ho notato io su questa camera, essendo un user Sony, quindi non ogni singola voce del menu, ma più quello che mi interessa come videomaker professionista, ma anche come creator, anche vlogger se vogliamo mettere. Da cosa partiamo? Partirei dai pro. Ok, metto questa che riprenda un po' lo schermo e vi faccio vedere quello che sto facendo da queste parti. Ok, quindi il primo pro è Sensor Shield Behavior, ovvero possiamo decidere cosa succede quando spegniamo la camera con il sensore, ovvero con l'otturatore. In questo caso lo vedi aperto perché è accesa, però appunto io qui nell'impostazione posso decidere se lo scudo si chiude oppure rimane aperto. Ovviamente tenerlo chiuso è una cosa che ci aiuta a proteggere il nostro sensore in caso di come mi è successo prima, che è caduta la Sony e dei pezzettini di plastica sono finiti sul sensore nonostante fosse spento. Che merda! Guarda cos'è. Cioè. Cosa sta succedendo? Si è spenta anche la luce. Ho rischiato di danneggiare gravemente il sensore. Invece qui questa cosa non c'è per alcun problema, perché se io spengo la camera si chiude anche lo scudo. Una cosa che apprezzo e mi è piaciuta sulla Nikon è il fatto che dal menu possiamo decidere la sensibilità dell'audio, ovvero possiamo decidere se metterlo in manuale, quindi controllare noi l'entrata, oppure possiamo mettere su auto. Cosa succede? Mettendo su auto, come puoi notare, anche se io sto parlando, lui dovrebbe regolarsi in modo da tenere i picchi sempre un po' safe e assicurarsi che comunque non si senta né troppo piano né troppo forte, quindi anche se io mi allontano lui riesce a tenere lo stesso livello. Questa cosa potrà sembrare banale, ma mi è successo di recente appunto che magari ho cambiato dal microfono diciamo integrato, ho messo il wireless della DJI, ma mi sono scordato di regolare i livelli, quindi era un po' più forte, ho registrato dell'audio rovinato per un vlog, quindi ho dovuto riregistrarlo. Questa opzione invece ti salva un po' il culo. È una cosa da diciamo vlogger, però a me è piaciuta ed è una funzione, ne sto parlando perché è una funzione che vorrei vedere anche sulle Sony. Oltre al fatto che possiamo scegliere già dal menu le risoluzioni che ci interessano, anche con gli FPS che ci interessano, senza dover formattare le schede come su Sony. Se voglio filmare in 4K a 25 fps ma poi voglio fare 4K a 120 fps, non posso farlo, devo fare 100 fps, anche se magari sono in natura all'esterno. Voglio quegli extra 20 fps, non posso farlo perché sulle Sony devi praticamente formattare la scheda una volta che cambi da uno all'altro. Invece qui la cosa bella è appunto questa, che io posso dal menu scegliere 24, 25, 4K, già direttamente tutto, quindi 50, 120, e è tutto qui a portata di mano. E questa cosa secondo me è una cosa molto figa, perché appunto mi permette di scegliere facilmente quando mi serve quell'extra slow motion da gestire, o quando voglio magari 30 fps perché magari sto facendo una cosa social. Anche questa è un'altra cosa che vorrei vedere le Sony. Di questo passo, se vado avanti così, mi sa che passo a Nikon. Monitor brightness, devo dire che il monitor è davvero molto luminoso, e cioè possiamo addirittura sovraesporre all'infinito o farlo molto scuro. Ad esempio in Croazia, quando ho shottato un po' di timelapse notturni, mi è servito insomma per abbassare la luminosità di molto, e di per sé funziona molto bene. Io spesso filmo senza monitor esterno. Uno schermo integrato come questo, che è molto luminoso, e un viewfinder, ad esempio sulla ZV-1 che non ha il viewfinder, è una cosa che mi manca, e diciamo che questa camera completa abbastanza un utilizzo running gun. Sicuramente il fatto di avere
8K come risoluzione, e qui nel menu appunto 8K, quindi fa un 7680x4320, invece 4K ha la stessa altezza e larghezza delle Sony. Sicuramente nei Pro abbiamo anche il discorso dell'8K, avere una risoluzione così grande per me è importante. Penso sia utile soprattutto quando dobbiamo consegnare dei lavori in 4K, questo perché ci permette di gestire un po' di più lo zoom, quindi non devo zoomare un 4K per consegnare un 4K, ma zoom un 8K, e questa libertà di movimento secondo me è davvero molto importante da avere su una macchina, soprattutto se fai un lavoro pagato. Sicuramente avrai bisogno e voglia di avere più qualità possibile. Sicuramente questa è una cosa che a confronto alle Sony siamo un pochino più avanti, anche perché non abbiamo problemi di surriscaldamento. Chiaro che se giriamo in 8K RAW interno, lì magari un po' di fatica ce l'avremo, però sicuramente una ventina di minuti riusciamo a farlo prima che si interrompa la ripresa. Poi sicuramente il 4K 120, io filmo spesso sport, filmo spesso i dettagli a 100-120 fps, e come dicevo prima il fatto di poter scegliere direttamente 120 invece che 100 come faccio sulla 7S3, questa cosa mi facilita molto il lavoro, mi piace perché appunto aggiungo quei 20 fps in più ed è una figata. Cioè questo, almeno da quello che ho visto, dai test che ho fatto, è un 4K 120 pulito che non ha nulla che invidiare alla Sony, alla 7S3 o la ZV-1. E poi in generale abbiamo dei formati video che vanno oltre all'H264, all'H265, quindi abbiamo internamente la possibilità di girare in ProRes 422 HQ, in ProRes RAW oppure NRAW, che è il RAW di Nikon. Per farlo ci serve una CFast, io non ce l'ho, quindi non ho avuto modo di provarlo. L'ho provato così come uso normalmente le Sony, quindi non shot RAW, per una questione di praticità nel creare più contenuti. Però il fatto di avere la scelta e avere la possibilità appunto di avere questi formati è tanta roba, cioè nel senso internamente questo è una signora macchina. Cioè la piazza già come una cosa potente. Non mi dispiace il ledino che abbiamo qui sopra con le varie informazioni eccetera, però sinceramente avrei preferito che, un po' come sulle Sony, che avessimo più uno switch tra le varie modalità, perché sinceramente sarà per una questione di abitudine eccetera, ma insomma ho tutto già sul monitor, questa cosa bella da vedere ma non troppo utile secondo me nella galleria, quindi quando andiamo a rivedere le clip possiamo vedere direttamente la risoluzione, gli fps, il nome, tutto. Mi piace la gestione delle informazioni, e una cosa che sulle Sony non ho e mi manca è questa cosa qui, quindi io tocco e vado direttamente al punto che mi interessa di una clip. Cioè non hai idea di quanto sia frustrante questa cosa di non poterlo fare. Ovviamente indovina dove va tra le opzioni che vorrei vedere sulla Sony. Parliamo di colori. Sinceramente, a parte il fatto che ho fatto un po' di fatica a trovare dove si trovano i profili colore, ed è una cosa veramente strana perché per i profili colore, per il log più che altro, più che per i profili colore, bisogna andare qui. Bisogna in corrispondenza dei formati video, bisogna andare e dirgli nlog HLG o SDR. Ci ho messo una settimana a trovare questa opzione, però poi il log a me è piaciuto molto, facile da lavorare. L'ho elaborato con le mie latte che uso per la Sony, perché non so perché la lato ufficiale dell'nlog che c'è sul sito della Nikon mi dava una cosa strana, nel senso che dava tutto sovraesposto. È una gestione un po' particolare, è una cosa che non ho capito bene. E in generale i colori per me di questa camera sono a posto, a prescindere dalla camera la color devo farla, quindi mi basta avere un 10 bit 422 esposto bene e con un bilanciamento del bianco calibrato bene, e riesco a ottenere i colori che voglio. Uso tranquillamente le LUT che uso sulle mie Sony, quindi non ho avuto particolari problemi nel ottenere il look, i colori che volevo io. Sì, non ho molto da dire perché sinceramente so che c'è un discorso di scienza dei colori eccetera, di ogni macchina, che ogni macchina ha il suo eccetera, però se fai questo lavoro, cioè questa cosa in teoria dovrebbe un po' sfumare a una certa, perché sei tu che gestisci i colori e sei tu che gestisci il file, quindi l'importante è un buon file da poter fare post produzione. Allora, sul riscaldamento nessun problema, personalmente
sicuramente appunto per come ho girato questi giorni non ci sono stati problemi di alcun tipo. Ho filmato in 8K, 4K 120, insomma risoluzioni anche un po' importanti. Non ho filmato a lungo perché non sono cose per le quali filmi a lungo, visto dai test di Gerald Undone che in 8K RAW solo abbiamo diciamo quei 23 minuti prima che si spenga, però lasciandola raffreddare un attimo abbiamo altri 5 minuti eccetera. Dipende da cosa stai filmando, perché sicuramente non filmi un'intervista o uno spettacolo di 2 ore in RAW e quindi imposti la macchina e come va. Quindi secondo me per quanto riguarda il surriscaldamento anche nelle risoluzioni più impegnative non ci saranno mai problemi. Appunto sulla camera un po' come sulle Sony abbiamo la possibilità di scegliere l'autospegnimento qualora andasse in temperature alte, su standard o high. Quello lo facciamo sempre high perché insomma non vogliamo che si spenga mai. Abbiamo l'ISO doppio inattivo che è a 4000, è un buon compromesso, c'è un buon punto dove mettere un doppio ISO nativo. Fate attenzione perché è più un denoiser e da quello che ho visto in tanti hanno lamentato il fatto che in H265 questo denoiser quando si attiva è molto più pesante rispetto al ProRes, quindi se vuoi avere un low light pulito quantomeno shot in ProRes se non addirittura in RAW, perché hai una gestione migliore del rumore. Sì, fa anche foto, abbiamo lo switch qui veloce, anche come sulle Sony abbiamo la possibilità di separare le impostazioni tra foto e video, il che è fondamentale secondo me per una camera ibrida avere questa opzione, perché in foto io ho delle impostazioni, in video delle altre, quindi voglio che rimangano totalmente separate. Sinceramente ho fatto delle foto, sì, cioè non lo so, non prenderei questa camera per fare delle foto, ecco, sì, può farle, il mio main è il video, quindi non mi interessa troppo. Mi dà quasi fastidio che questo corpo abbia ad esempio così tante impostazioni sul bracketing, sul multiscato eccetera, cioè è una camera con delle impostazioni video incredibili e trovo quasi inutile e un po', cioè strana la scelta di mettere dei così tanti tasti dedicati alle foto piuttosto che al video, cioè è una videocamera, cioè fa RAW interno, cioè vabbè, non importa. La stabilizzazione abbiamo un po' come su tutte le ultime macchine, la stabilizzazione del sensore, ma anche quella elettronica. Quindi ovviamente come un po' su tutte quelle elettroniche abbiamo quel leggero crop, ma nulla di che, ed è per niente male, nel senso che filmando a mano ho visto che si riduce appunto le vibrazioni, non come la GH6 che ad esempio la stabilizzazione ce l'ha tanto superiore, ma con lenti grandangolari otteniamo quel look anche un po' gelatinoso, e secondo me il livello di stabilizzazione che ha la Nikon Z8 è ottimo. Abbiamo l'HDMI pieno, quindi una porta HDMI piena che sì, è un must secondo me al giorno d'oggi, a meno che tu non sia la ZV-1. Quella è l'unica camera a cui perdono il fatto che nel 2023 sia uscita con il micro HDMI e non con l'HDMI full. Poi abbiamo la separazione tra carica e gestione, diciamo, tramite PC, quindi queste sono due porte USB-C, e una è per la carica e una appunto per il controllo remoto esterno, eccetera. Cosa molto intelligente, perché se vogliamo caricarla mentre stiamo facendo altro, possiamo farlo. Non mi risulta vada con SSD, ho cercato in questo incasinatissimo menu tale opzione, ma niente. Cosa che avrebbe avuto senso un po' per risparmiare un po' sull'SC-Fast e per il fatto che shot RAW, un po' come la Blackmagic. Non abbiamo il doppio slot dell'SD, nel senso che ce l'abbiamo, ma abbiamo o l'SD o la CFast. Appunto la CFast ci sblocca tutti quei formati un pochino più pesanti, tipo RAW, ProRes HQ, eccetera. Qualcosa possiamo filmarlo anche su SD, ma dobbiamo prevalentemente stare su un H265, il che a me sinceramente per me non è un grosso problema, perché sulle Sony sono abituato a filmare appunto con le V90, perché mi filma solo, soprattutto solo H265, e questa cosa non mi ha diciamo creato problemi o dato fastidio.
Cioè so che ho la possibilità e sicuramente se comprassi questa camera mi prenderei delle C-Fast perché per certi lavori importanti shotterei sicuramente RAW. Per il resto queste appunto sono le nostre schede SD. Autofocus, qui sinceramente non saprei cosa dire, nel senso che tutte queste opzioni è un sistema strano e l'ho trovato un pochino lento rispetto alle Sony, cioè nel senso proprio a pelle nel vederla come si comportava, come si muoveva, però comunque non troppo indietro, nel senso che comunque è un autofocus molto utilizzabile. L'ho provato anche in situazioni insomma dove il soggetto si muoveva tanto, dove passavo insomma da una parte all'altra. È un buon autofocus e questi erano più o meno tutti i pro che ho notato io su questa camera e che mi ha fatto piacere scoprire che c'è qualcuno che fa cose del genere. Ora passiamo ai contro. Parliamo di prezzo, nel senso che la Nikon Z9 dovrebbe costare sui 5.999 euro, quindi 6.000 euro, invece la Z8 4.500. Chiaro, i prezzi possono variare, è un prezzo abbastanza altino, ma rispetto a cosa? Nel senso che io quando ho comprato la 7S3 all'inizio ho pagato più o meno lo stesso prezzo, quindi parliamo di 3 anni fa, e questa camera ha sicuramente opzioni che la 7S3 si sogna. Ha un sensore con una risoluzione più alta, tante funzioni che abbiamo visto prima, è sicuramente una camera superiore ed è per un target che insomma secondo me vuole fare parecchio sul serio, perché se prendi una macchina del genere è tanta roba, sia come prezzo sia come quello che effettivamente hai da questa camera. Peso, se parliamo di peso, non l'ho ancora pesata questa camera e lo farò adesso per la prima volta, ma a sentirla semplicemente in mano così mi sembra molto impegnativa e vediamo cosa ci dirà la bilancia. 902 grammi, sicuramente 2 grammi di orecchini possiamo togliere. Quanto pesa una possibile A7 IV e una possibile A7S III? 598 grammi. Quindi sì, non dico che pesa quasi il doppio, ma pesa quasi il doppio di una Sony, diciamo, di fascia media. E questo peso si sente, nel senso che ottimo grip, se lo mettiamo di fianco possiamo notare che è parecchio più grande rispetto al corpo di una Sony, è anche parecchio più larga, ha sicuramente un grip migliore e un corpo migliore, però il suo pregio è anche un po' un suo difetto, nel senso per come sono abituato io, sto cercando di alleggerire il più possibile i miei setup e questo per me è un po' un problema perché ha un corpo macchina bello pesantino. Più aggiungerci, vediamo, la lente, un 24-70, siamo quasi a un setup di 2 kg solo in mano. Non so, è tantino, cioè il polso un po' lo senti. Ok, qui potrebbe essere una mancanza mia, ma non ho trovato modo per impostare un gamma assist come su Sony, quindi se io sto shottando log, su Sony basta attivare gamma assist e vedo una conversione Rec 709 di quello che sto filmando, quindi mi è più facile esporre tutto quanto, eccetera. Qui sinceramente non, cioè presumo può essere che si possa fare, ma questo maledettissimo menu è talmente incasinato che non ne sono venuto fuori, cioè non l'ho trovato, quindi se sai dov'è scrivilo nei commenti perché sono curioso, perché mi sento tronzo a questo punto. Parlando di menu, wow, personalmente il menu lo trovo un vero incubo, nel senso che nelle opzioni del video abbiamo anche l'audio, abbiamo tutto quello che magari può essere collegato con il video e ok, ma fammi delle sezioni che io posso gestire facilmente, cioè io non posso trovare tutta questa roba qui sul video, cioè fammi delle sezioni fammi una sezione dell'autofocus, cioè perché abbiamo tutte queste voci qui? Quindi sì, lo trovo veramente distribuito un po' a caso, cioè è il menu più confusionale che abbiamo mai provato finora, quindi pensi di averli capiti, ma no, cioè nel senso è tutto da studiare. Penso di aver capito il 10% delle voci che ci sono dentro questa camera e non mi basterebbe un anno per abituarmi a imparare tutte le opzioni che ci sono, quindi c'è tantissima roba, c'è proprio tanta roba. Sì, una cosa che ho trovato scomoda ad esempio che sulle Sony ho questa rotella appunto con i vari numeretti 1, 2, 3 dove posso salvare i miei richiami. Mi piace il fatto che ci sia già una cosa dedicata a quell'impostazione lì. Qui si può personalizzare, ma sinceramente
mi sembra di essere con troppi pochi tasti. Non mi piace il fatto, ad esempio, che per cambiare gli ISO poi devo tenere premuto qui e girare una rotella, ho gli F di qua, qui, cioè il bilanciamento del bianco è qui, cioè, ma devo tenerlo premuto e poi andare a cambiare. Mentre tipo la Lumix e le Sony sono veramente molto simili su alcune cose e la Sony semplicemente ha meno cose ma le fa molto bene, e la Nikon si sente proprio che è un altro mondo. Cioè, abbiamo quanti joystick abbiamo? Abbiamo un joystick anche qui. Perché ci sono così tanti joystick? Ma mettimi il corpo non mi piace, cioè la scelta dei tasti, la scelta della posizione delle cose non mi piace per niente. Poi, parlando sempre del corpo, abbiamo questa cosa qui, ok? Quindi, cioè, cosa stiamo facendo qui? Cioè, che cos'è? Cioè, sì, grazie, nel senso che è comodo, soprattutto se shot verticale, avere questa cosa qui, mi piace, ci sta, ma la mia domanda è, perché? Cioè, tante volte mi è successo che tipo quel extra click così, mentre stavo girando, mi ha fatto spaventare, perché pensavo di aver rotto lo schermo. Cioè, questa cosa qui non è tipo da un prodotto da quasi 5.000 euro per quanto mi riguarda. Tra i contro, anche se ne abbiamo già parlato prima, avevo segnato il fatto che alcuni formati in H265, oltre all'H265, vengono limitati per quanto riguarda gli FPS e insomma quello che si può fare. Cioè, capisco il discorso che serve una CFast per gestire determinate quantità di informazioni, ma uno, dammi la possibilità quantomeno di farlo tramite SSD, che mi costa sicuramente meno di una CFast, e anche se scelgo di fare CFast, sì, diciamo che se compri questa macchina forse ti conviene prendere le CFast perché almeno ce le interne, non hai i cavi che penzano attorno, sia dal punto di vista dei pro sia dal punto di vista dei contro. È un'ottima macchina, è robusta, sicuramente regge, diciamo, certe situazioni e certe giornate. Non mi piace minimamente la distribuzione dei tasti, la scelta di alcuni tasti. È una macchina con delle capacità assurde. Vorrei che quello che c'è qui dentro fosse qui dentro, purtroppo non c'è. Ti interessa l'8K? Se ti interessa il RAW interno, con un buon autofocus, la Nikon. Altrimenti c'è la Blackmagic. Se ti interessa rimanere sull'H265 ci sono le Sony, ci sono le Lumix, anche le Lumix in realtà fanno delle cose con ProRes e RAW, però insomma non è quel tipo di workflow che cerco. Questa camera sicuramente è un bel carro armato. Dal punto di vista di qualità del file, dei colori, è una macchina che a me è piaciuta molto, degli FPS, delle risoluzioni. Quindi sì, Nikon, complimenti. È la prima Nikon che prendo in mano, è stato strano, diverso, però cazzo che potenziale, cioè assurda. Sì, se hai qualche consiglio per chi magari si sta approcciando al mondo delle Nikon, che vuoi scrivere qui nei commenti, se hai qualche altra domanda scrivi qui nei commenti, sarò felicissimo di risponderti sulla, appunto, la mia esperienza con queste camere a confronto. E per questo video è tutto, ci vediamo presto.